Ciao, dalle versioni 2020 in poi Photoshop ci mette a disposizione una grande funzionalità, cioè quella di sostituire il cielo di un'immagine con un altro cielo magari presente in una libreria tra i predefiniti di Photoshop, oppure con l'immagine di un cielo presente tra le immagini dei nostri archivi. Una volta che abbiamo caricato un'immagine, andiamo subito dal menu Modifica e clicchiamo su Sostituzione cielo. Troveremo questo pannellino che ci permette appunto di andare a sostituire in modo assolutamente fedele ed efficace tutta la parte relativa al cielo di un'immagine con un altro, magari scelto dai predefiniti, come in questo caso. Andiamo momentaneamente a disattivare la modalità anteprima e torniamo quindi al cielo presente nell'immagine originale. Dall'alto verso il basso, la prima cosa che troviamo è la biblioteca delle immagini messe a disposizione da Photoshop. Photoshop infatti ci mette a disposizione una serie di cartelle, alcune predefinite, altre che possono essere aggiunte eventualmente, appunto costituite da immagini nostre che possiamo eventualmente caricare all'interno di un gruppo, oppure appunto dicevamo ci sono i predefiniti, la cartella cieli blu che è la cartella appunto dei cieli standard. Ognuno di questi può andare a sostituire il cielo presente nella nostra immagine in questo momento, oppure possiamo ancora andare a vedere le altre cartelle. Sono sempre cartelle di immagini predefinite come appunto questa spettacolare, sono divise per caratteristiche chiaramente e per effetto finale. I cieli blu hanno sostanzialmente la caratteristica di avere una cromia che tende al blu, e invece poi ci sono questi cieli che hanno colori più vivaci, appunto rientrano nel gruppo chiamato spettacolare. Infine abbiamo i tramonti, che sono questi che vediamo. Ognuno di questi può essere utilizzato per andare a sostituire integralmente il cielo originale della nostra immagine. Qui poi dalla rotella in alto a destra di questo numero a tendina possiamo eventualmente andare a eliminare un gruppo, rinominare quelli già presenti, oppure andare a importare altre immagini dall'esterno, eventualmente scaricare i cieli gratuiti da librerie messe a disposizione da Adobe, eventualmente esportare i cieli già presenti nelle librerie che stiamo vedendo, aggiungere dei cieli predefiniti. Una volta scelto il nostro cielo appunto tra quelli già presenti, oppure ricordiamo abbiamo la possibilità di aggiungere un cielo magari da un'immagine che è presente nei nostri archivi semplicemente importandolo da quest'iconcina, senza contare ovviamente il fatto che selezionando uno dei qualsiasi dei cieli presenti abbiamo la possibilità eventualmente di andarlo a eliminare semplicemente cliccando sull'icona cestino. Comunque dopo aver selezionato il nostro cielo, questo automaticamente andrà a sostituire il cielo dell'immagine. Infatti se andiamo a cliccare sulla modalità anteprima vediamo come Photoshop fa il resto del lavoro, noi abbiamo semplicemente selezionato l'immagine. Ma la bellezza di questa funzione è che non si ferma qui, infatti successivamente abbiamo una serie di parametri che ci permettono di customizzare, quindi di personalizzare in modo efficace molti aspetti cromatici e luminosi del cielo e dell'immagine sottostante. Cominciamo dalla possibilità di spostare il bordo, vale a dire il bordo del cielo che abbiamo utilizzato come sostitutivo, nel senso che noi possiamo andare aumentando o diminuendo questo valore a rendere più morbida la presenza del cielo lì dove sono i confini con l'immagine sottostante, e questa morbidezza viene enfatizzata soprattutto dalla possibilità di dissolvere il bordo del cielo sovrastante con l'immagine sottostante, andando a diminuire o aumentare questo parametro. Infine possiamo regolare la luminosità del cielo rendendolo più luminoso o meno luminoso, aumentando o diminuendo la temperatura, quindi facendolo diventare un cielo dai colori più caldi o un cielo dai colori più freddi, come in questo caso. Infine possiamo andare a aumentare la scala del cielo, quindi facendo in modo che la parte del quadro immagine possa essere ingrandita fino a quando possibile ovviamente, ma qui come possiamo vedere l'ingrandimento è effettivamente potenzialmente alto, oppure eventualmente andarlo ad abbassare in scala. Attenzione a non abbassarlo troppo, altrimenti l'immagine del cielo che abbiamo utilizzato come sostitutivo può risultare più piccolo dell'immagine sottostante e quindi del cielo originale. Torniamo a un valore abbastanza accessibile che riempia l'immagine completamente. Possiamo anche riflettere in orizzontale, quindi cambiare il senso direzionale del cielo semplicemente flaggando questa spunta. Infine, molto interessante, possiamo addirittura apporre delle regolazioni in primo piano. Cosa significa? Utilizzando due possibili metodi di fusione che qui vediamo sono moltiplica e scolora, possiamo andare eventualmente a illuminare tutto ciò che è in primo piano. Come vedete, aumentando il valore dell'illuminazione in primo piano sicuramente viene consegnata una maggiore luminosità nella parte alta, e quella che confina tra il cielo sostitutivo e il resto dell'immagine originale. Oppure possiamo andare eventualmente a illuminare i bordi di quelli che sono appunto i confini tra il cielo che abbiamo utilizzato come sostituto e il resto dell'immagine. Infine possiamo regolare il colore, e questo agirà soprattutto nella parte centrale e inferiore dell'immagine originale. Possiamo poi decidere di adottare queste tre modifiche attraverso un metodo di fusione che magari non sia moltiplica ma scolora, e questo chiaramente va a illuminare e a scolorire leggermente una fascia dell'immagine che in questo caso è quella più o meno centrale, come abbiamo potuto vedere modificando il metodo di fusione. Se torniamo nella parte alta a
sinistra della libreria delle immagini messe a disposizione dal programma troviamo altri strumenti qui nella fascia verticale. Il primo appunto è lo strumento sposta, che ci permette eventualmente di spostare in alto, in basso o lateralmente l'immagine manualmente, oppure possiamo andare a scegliere attraverso questo pennello quale parte di cielo deve essere visualizzata oppure no. Una volta selezionato questo pennello possiamo andare chiaramente a definire se questo pennello deve agire per addizione, cioè deve aggiungere delle aree di cielo sull'immagine originale, oppure andarle a togliere, a eliminare, a sottrarre. Possiamo decidere le dimensioni della punta del pennello con la quale questo deve agire, chiaramente il metodo di diffusione, possiamo lasciare normale per vedere subito un effetto e un'opacità al 100% se vogliamo che l'effetto sia assolutamente pieno e visibile. Andiamo quindi a vedere cosa succede passando il pennello magari qui sul limite, quindi sul bordo, al confine tra il cielo che abbiamo utilizzato come sostitutivo e l'immagine originale. Come possiamo vedere abbiamo aggiunto una parte di cielo sull'immagine, quindi sostanzialmente espandendo l'area del cielo sostitutivo sull'immagine originale, grazie appunto all'utilizzo del pennello. Poi abbiamo chiaramente la classica manina che ci permette di muoverci all'interno dell'area, oppure lo zoom se vogliamo adottare una zoomata per vedere se alcuni dettagli sono in linea con i cambiamenti che stiamo apportando all'immagine. Infine scegliamo output, cioè come deve essere il risultato finale di tutto questo nostro lavoro, se deve essere tutto convertito in un nuovo livello o nella duplicazione di un livello esistente. Chiaramente scegliamo nuovo livello e clicchiamo su OK. Automaticamente il programma crea questo gruppo che contiene al suo interno una serie di livelli diversi tra loro. Chiaramente partendo dal basso abbiamo un colore primo piano, quindi un livello di regolazione. Facciamo un doppio clic, vediamo subito che ci sono l'RGB, quindi le tre comie principali del metodo di colore del profilo colore RGB posizionate in questo modo nell'istogramma. Tornando nel pannello livelli vediamo un altro livello di regolazione, illuminazione, con una maschera che enfatizza l'illuminazione soprattutto nella parte alta. Poi abbiamo un gruppo di livelli che riguarda la luce dei bordi, i parametri che abbiamo personalizzato nella parte finale, ancora, e questo è fondamentale, il livello mascherato dell'immagine originale con il cielo sostitutivo e per finire due livelli di regolazione, luminosità e temperatura, che sono i primi ad essere stati parametrati. Se andiamo a chiudere questo gruppo e a nasconderlo, torniamo all'immagine originale ed ecco qua invece di nuovo comparire il cielo sostitutivo. Bene, ora puoi maneggiare tranquillamente il pannello sostituzione cielo di Photoshop. Io ti ringrazio, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto ma tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video.